Qual è il tuo hobby? Io non lo sapevo. Così ho deciso di provarli tutti. Ciao, mi chiamo Tommaso e ho 9 anni. Tutti i miei amici hanno un hobby. Giacomo gioca a calcio. Martina fa danza. Alessandro suona il pianoforte. E io? Io niente. Non ho un hobby. E allora ho deciso. Ne voglio uno anch'io. Primo tentativo. Il nuoto. D'estate mi diverto in piscina. Magari mi piace nuotare. Vado in piscina. Metto il costume, la cuffia e gli occhialini. Ma l'acqua è fredda e nuotare stanca tantissimo. E poi, quando finisco, ho sempre una fame incredibile. Secondo tentativo, la batteria. Mi iscrivo a un corso. Provo a suonare, ma è difficile. Il maestro è molto serio. Troppo. Mi dice che non ho ritmo. Forse ha ragione. Terzo tentativo. L'origami. Trovo un libro in casa. Lo apro. Che bello! Posso fare un drago o una rana. Ma il drago non vola e la rana non salta. Credo di non avere abbastanza pazienza per queste cose. Quarto tentativo. La fotografia. Papà mi compra una macchina fotografica. Inizio a fare foto. Al cane, al mio piatto di pasta, alle nuvole. Scatto 1000 foto. Poi le riguardo. Sono tutte sfocate o tagliate male. Forse non sono un grande fotografo per ora. Quinto tentativo. Il pattinaggio. Al parco vedo dei ragazzi che pattinano. Sembra divertente. Compro dei pattini in linea. Li metto e dopo 5 minuti sono già per terra. Mi rialzo, ci riprovo e cado di nuovo. Forse il mio equilibrio ha bisogno di vacanza. A quel punto ero un po' triste. Forse non ho talento per niente? Poi, un giorno, a casa della nonna, ho trovato una scatola piena di puzzle. L'ho aperta. Ho iniziato a cercare i pezzi. Un'ora dopo ero ancora lì, concentrato, felice. Nessuno mi ha chiamato perché ero troppo silenzioso. In quel momento ho capito che un hobby ce l'avevo già. Fare i puzzle. Ora ne ho sempre uno aperto sulla mia scrivania. Quando inizio, il tempo vola e ogni volta che ne finisco uno, sono super orgoglioso. Unlock full access to all our stories.
exclusive exercises, and special content by becoming a channel member. Plus, your support helps us keep creating more amazing content for you. Join now and take your learning to the next level. Qual è il vero problema del nuoto per Tommaso? Perché pensa che il maestro di batteria forse abbia ragione? Cosa dimostrano i tentativi con l'origami e la fotografia? Ciao, mi chiamo Tommaso e ho 9 anni. Tutti i miei amici hanno un hobby. Giacomo gioca a calcio. Martina fa danza. Alessandro suona il pianoforte. E io? Io niente. Non ho un hobby. E allora ho deciso. Ne voglio uno anch'io. Primo tentativo. Il nuoto. D'estate mi diverto in piscina. Magari mi piace nuotare. Vado in piscina. Metto il costume, la cuffia e gli occhialini. Ma l'acqua è fredda e nuotare stanca tantissimo. E poi, quando finisco, ho sempre una fame incredibile. Secondo tentativo, la batteria. Mi iscrivo a un corso. Provo a suonare, ma è difficile. Il maestro è molto serio. Troppo. Mi dice che non ho ritmo. Forse ha ragione. Terzo tentativo. L'origami. Trovo un libro in casa. Lo apro. Che bello! Posso fare un drago o una rana. Ma il drago non vola e la rana non salta. Credo di non avere abbastanza pazienza per queste cose. Quarto tentativo. La fotografia. Papà mi compra una macchina fotografica. Inizio a fare foto. Al cane, al mio piatto di pasta, alle nuvole. Scatto 1000 foto. Poi le riguardo. Sono tutte sfocate o tagliate male. Forse non sono un grande fotografo per ora. Quinto tentativo. Il pattinaggio. Al parco vedo dei ragazzi che pattinano. Sembra divertente. Compro dei pattini in linea. Li metto e dopo 5 minuti sono già per terra. Mi rialzo, ci riprovo e cado di nuovo. Forse il mio equilibrio ha bisogno di vacanza. A quel punto ero un po' triste. Forse non ho talento per niente? Poi, un giorno, a casa della nonna,
Ho trovato una scatola piena di puzzle. L'ho aperta. Ho iniziato a cercare i pezzi. Un'ora dopo ero ancora lì, concentrato, felice. Nessuno mi ha chiamato perché ero troppo silenzioso. In quel momento ho capito che un hobby ce l'avevo già. Fare i puzzle. Ora ne ho sempre uno aperto sulla mia scrivania. Quando inizio, il tempo vola e ogni volta che ne finisco uno, sono super orgoglioso. Ciao, mi chiamo Tommaso e ho 9 anni. Tutti i miei amici hanno un hobby. Giacomo gioca a calcio. Martina fa danza. Alessandro suona il pianoforte. E io? Io niente. Non ho un hobby. E allora ho deciso. Ne voglio uno anch'io. Primo tentativo. Il nuoto. D'estate mi diverto in piscina. Magari mi piace nuotare. Vado in piscina. Metto il costume, la cuffia e gli occhialini. Ma l'acqua è fredda e nuotare stanca tantissimo. E poi, quando finisco, ho sempre una fame incredibile. Secondo tentativo, la batteria. Mi iscrivo a un corso. Provo a suonare, ma è difficile. Il maestro è molto serio. Troppo. Mi dice che non ho ritmo. Forse ha ragione. Terzo tentativo. L'origami. Trovo un libro in casa. Lo apro. Che bello! Posso fare un drago o una rana. Ma il drago non vola e la rana non salta. Credo di non avere abbastanza pazienza per queste cose. Quarto tentativo. La fotografia. Papà mi compra una macchina fotografica. Inizio a fare foto. Al cane, al mio piatto di pasta, alle nuvole. Scatto 1000 foto. Poi le riguardo. Sono tutte sfocate o tagliate male. Forse non sono un grande fotografo per ora. Quinto tentativo. Il pattinaggio. Al parco vedo dei ragazzi che pattinano. Sembra divertente. Compro dei pattini in linea. Li metto e dopo 5 minuti sono già per terra. Mi rialzo, ci riprovo e cado di nuovo. Forse il mio equilibrio ha bisogno di vacanza. A quel punto ero un po' triste. Forse non ho talento per niente? Poi, un giorno, a casa della nonna, ho trovato una scatola piena di puzzle. L'ho aperta. Ho iniziato a cercare i pezzi. Un'ora dopo
Ero ancora lì, concentrato, felice. Nessuno mi ha chiamato perché ero troppo silenzioso. In quel momento ho capito che un hobby ce l'avevo già. Fare i puzzle. Ora ne ho sempre uno aperto sulla mia scrivania. Quando inizio, il tempo vola e ogni volta che ne finisco uno, sono super orgoglioso.